Ciao ragazzi, sono Ripart. Oggi voglio farvi vedere gli 8 errori più comuni, più frequenti che troviamo sulle regolazioni fatte male, diciamo così, sulle biciclette sia nuove che quelle usate. Il primo errore più comune è il pattino freno che sia regolato sulla pista frenante, questa zona qui, e non magari sopra il copertone oppure sotto la pista frenante. Ho visto molte biciclette con i copertoni consumati proprio in questa zona qua dove va a strisciare il pattino freno e col tempo si consuma e quindi dopo dobbiamo sostituire il copertone. Errore numero 2, il pattino freno consumato. Quando il pattino freno è consumato non c'è più la gomma ma viene fuori il ferro del pattino, quindi ferro contro ferro può causare il consumo del cerchio. Ho visto cerchi consumarsi fino alla fine e poi esplodere distruggendo sia il cerchio, la gomma e la camera d'aria. Il mio consiglio è di controllare periodicamente i pattini freno. Terzo errore, sella lenta può causare il consumo del grano, questa zona qua, perché il dado non è serrato bene e quindi si può muovere la sella avanti e indietro e si consuma così il grano. In questo caso bisogna sostituire per forza il morsetto della sella. Quindi il consiglio è serrare bene il dado del morsetto sella. Quarto errore, la ruota si sposta sia a destra che a sinistra del telaio. La causa è molto semplice, sono i dadi mozzo che non hanno più il grano, sono consumati. In questo caso bisogna sostituire i dadi in modo che permettano di tenere fissata la ruota. Quinto errore, copertone non tallonato bene. Vedo molti clienti che arrivano con le gomme praticamente che hanno un'ondulazione perché la gomma non è salita perfettamente sul cerchio. Quindi in questo caso vi consiglio, se vedete che questa zona qui magari non è salita, si sgonfia e poi si spruzza un po' di lubrificante tra cerchio e copertone, così in questo modo agevola il corretto montaggio del copertone. Altro classico difetto è trovare i pedali lenti, quindi serriamo con una 15 i pedali. Magari se avete la possibilità date sempre una bella ingrassata per evitare scricchioli in futuro. Settimo errore, trovare il dado della pedivella lenta, questa qua. Bisogna serrarla con una chiave da 14 a tubo molto forte in modo che non si allenta, perché se noi giriamo con le pedivelle lente col gioco piano piano si consuma la pedivella e quindi bisogna per forza sostituirla. Quindi il mio consiglio è controllare il serraggio anche di questi dadi sia a destra che a sinistra. Ottavo controllo da verificare è il fine corsa del cambio sull'ultimo rapporto. Se vedete che la vostra catena cade all'interno tra l'ultimo rapporto e la ruota, bisogna regolare il fine corsa, questa vite qui, la L. Low sta per bassa velocità, quindi la bassa velocità è il rapporto più grande. Quindi se vediamo che la nostra catena cade tra ruota e pignone, dobbiamo avvitare la vite L. Poi molto importante verificare l'allineamento del forcellino che sia dritto. Il forcellino è questo, quindi il cambio deve essere perfettamente perpendicolare al rapporto superiore. Se vediamo che il cambio è verso l'interno, così, vuol dire che il forcellino è storto, quindi noi dobbiamo cercare di centrarlo, di regolarlo con una pinza cagna. Prendiamo proprio il telaio, gli facciamo leva leggermente in modo da centrare il cambio con il rapporto superiore. Questi errori di regolazione si possono trovare sia sulle biciclette nuove, magari appena acquistate, oppure sulle biciclette vecchie, magari le comprate usate. Magari controllare questi piccoli accorgimenti vi eviteranno dei problemi in futuro. Bene, spero di esservi stato d'aiuto anche in questo tutorial. Mi raccomando, se non avete capito qualche passaggio scrivetemelo nei commenti, cercherò di rispondervi. Iscrivetevi al mio canale, mettete un bel mi piace e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Mi sono dimenticato di dirvi che se magari vi è capitato qualche altro tipo di errore, di segnalarmelo in descrizione che lo aggiungiamo nell'elenco degli errori. Oggi volevo andare un po' in bici ma purtroppo il tempo non lo permette. C'è una bomba d'acqua in arrivo, una volta che voglio andare in bicicletta piove.